Ci sono scelte che non lasciano vie d'uscita, si possono solo fare. Odisseo è un generale, ha guidato uomini in battaglia, ha deciso vita e morte, ma niente lo ha preparato a questo. Scegliere consapevolmente chi salverà e chi no. Tra un gorgo che inghiotte tutto e un mostro a 6 teste non c'è strategia, non c'è astuzia. C'è solo la scelta e il peso che verrà dopo. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica e Maddalena. Grazie anche a Dalila, Sara, Anna ed Ergis dall'Australia. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio, Lizzanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia68 e Michele. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam e Cristina. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 262. La vita di Odisseo, episodio 22. Scilla e Cariddi. Odisseo continua a raccontare. Narra della sorpresa di un vento che riprende a soffiare non appena hanno lasciato in sicurezza l'isola delle Sirene. Non si alza gradualmente, ma tutto d'un colpo, come se il mare avesse trattenuto il respiro e ora lo liberasse. Le vele si gonfiano di nuovo, la nave riprende a correre. Gli uomini tirano a bordo i remi, nessuno parla, sono ancora scossi. Odisseo sta a prua, getta lo sguardo avanti. L'orizzonte è chiaro, il mare è calmo, ma lui non lo è. Sa cosa avviene dopo, sa cosa sta per accadere. Circe gliel'ha detto quella notte, quando lo ha preso per mano e lo ha portato lontano dagli altri. Gli ha descritto lo stretto. 2 scogli, il gorgo da un lato, il mostro dall'altro. E gli ha detto di scegliere, perdere 6 compagni oppure perderli tutti, lui compreso. Queste le sue parole, semplici, pratiche, come se fosse facile, come se decidere quali uomini moriranno fosse solo una questione di calcolo. Odisseo chiude gli occhi, respira profondo, poi chiama i compagni. Si radunano attorno a lui, stanchi, segnati, ma ancora fiduciosi, ancora disposti a seguirlo. Lui li guarda uno per uno. Euriloco, Perimede, gli altri, volti che conosce da anni, uomini con cui ha combattuto a Troia, con cui ha navigato attraverso tempeste, mostri e magie, uomini che hanno visto morire già troppi compagni, troppi posti vuoti ai banchi. Parla con voce ferma. Amici, ci aspetta uno stretto. Tra poco vedremo 2 scogli alti, stretti. Il passaggio è obbligato. Silenzio. Aspettano. Da un lato c'è un gorgo. Risucchia l'acqua del mare. 3 volte al giorno la inghiotte. 3 volte la rigetta. Se ci avviciniamo troppo, la nave verrà risucchiata e nessuno potrà salvarsi. Vede le loro facce impallidire. Quindi dovremo passare dall'altro lato, vicino agli scogli. Il timoniere terrà la rotta lontana dal gorgo. Voi remerete con tutta la forza che avete, forte, veloce. Dobbiamo attraversare lo stretto il più rapidamente possibile. Fa una pausa.
Non dice di Scilla, non dice del mostro a 6 teste, non dice che perderanno compagni. Perché se lo sapessero abbandonerebbero i remi, si nasconderebbero nella stiva e allora morirebbero tutti. Meglio così, meglio che remino, che si concentrino sul gorgo, sul pericolo visibile. E quando Scilla colpirà, perché colpirà, questo è certo, sarà troppo tardi per fuggire, troppo tardi per fare altro che continuare a vogare. Euriloco lo guarda fisso, riconosce che c'è qualcosa negli occhi di Odisseo, qualcosa che non dice, ma non chiede, non vuole sapere. Va bene, dice Odisseo, ai vostri posti, e quando vi darò il segnale remate, poiché la vostra vita dipende solo da questo. Ma non tutti sopravviveranno, lui lo sa. Allo stesso tempo non sa rassegnarsi, a questa certezza si vuole ribellare. I compagni tornano ai banchi, lui scende sotto coperta. Apre la cassa dove tiene l'armatura, la corazza di bronzo, l'elmo, lo scudo, le lance. Circe gli ha detto di non farlo, gli ha detto che contro Scilla non c'è difesa, che è un mostro eterno, inespugnabile, che l'unica cosa da fare è fuggire velocemente. Ma Odisseo non sa stare fermo, non sa stare a guardare mentre i suoi uomini muoiono. Forse può fare qualcosa, forse le lance possono ostacolare i movimenti di quel mostro, ci deve provare. Indossa la corazza, stringe le cinghie, prende 2 lunghe lance, le soppesa, il legno è solido, le punte affilate, risale in coperta. Gli uomini lo vedono armato e capiscono. C'è qualcosa che non ha detto loro, un altro pericolo di cui non ha parlato, magari anche qualcosa di peggio del gorgo. Ma ormai sono troppo vicini per invertire la rotta. All'orizzonte appare una colonna di fumo nero. Non è fumo, è vapore, acqua che viene risucchiata e poi rigettata in aria con tale forza da diventare nebbia densa, scura. E c'è un rumore sordo, rombante, come un tuono continuo che viene da sottoterra. La nave si avvicina, il rumore cresce, il mare cambia colore, da azzurro diventa verde scuro, quasi nero. I compagni vedono i 2 scogli, uno è altissimo, la cima si perde nelle nuvole, le pareti sono lisce, verticali, impossibili da scalare. A metà altezza, sul lato che guarda verso occidente, c'è una grotta scura, profonda. Dalla grotta non esce nulla, solo silenzio. L'altro scoglio è più basso. Sulla cima cresce un fico selvaggio, grande, frondoso, le radici che si aggrappano alla roccia. E sotto il fico c'è Cariddi. La percepiscono tutti da lontano. Prima è solo un muggito, poi un ribollire dell'acqua, poi un vortice che si apre nel mare largo, profondo, nero. L'acqua viene risucchiata verso il centro, gira, scende, sparisce, come se sotto ci fosse una bocca immensa che beve il mare. Il vortice si fa sempre più grande, l'acqua gira sempre più veloce. Intorno, sui bordi, si forma una schiuma bianca che viene trascinata giù, inghiottita. E poi, quando il gorgo è al massimo, quando sembra che tutto il mare stia per sparire, si inverte. L'acqua ribolle dal basso, esplode verso l'alto, un getto violento, furioso, che schizza fino in cima agli scogli. La schiuma ricade come neve, il rumore è assordante, come un lebete gigantesco sul fuoco. E poi, per un attimo, si vede il fondo, sabbia nera, rocce, profondità. E l'acqua torna, copre tutto. Il ciclo ricomincia. Gli uomini fissano il gorgo, ipnotizzati, in preda al terrore. I remi cadono dalle mani, la nave rallenta, si ferma. Odisseo grida di riprendere i remi. Non lo sentono, vedono il gorgo, solo quello. Scende dalla tolda, va tra i banchi, uno per uno, li scuote, grida che non c'è tempo, che questo pericolo lo conoscono, che non è peggio del ciclope. Anche dall'antro di Polifemo sono sfuggiti e lo faranno anche qui.
Li guarda negli occhi, cerca di trasmettere fiducia, forza. Ordina loro di fare quello che dice, ai remi, battere l'acqua con tutta la forza che hanno. Zeus concederà loro di scampare, di salvarsi. Si volta verso il timoniere, la voce si fa più dura, più precisa. Deve ascoltarlo bene, deve tenere la nave lontana da quel fumo, lontana dal vortice, costeggiare a dritta verso gli scogli, ma non troppo vicino, mantenere la distanza. Il timoniere annuisce, le mani tremano sulla barra. Odisseo lo fissa ancora un istante, poi dice una sola parola: andiamo. Torna sulla tolda di prua, impugna le 2 lance, guarda lo scoglio davanti a lui, quello con la grotta, cerca Scilla, ma non vede nulla, solo roccia, ombra, silenzio. La nave entra nello stretto. A sinistra il gorgo, ribolle, mugghia, inghiotte, l'acqua gira vorticosa, spruzzi schizzano sulla nave. A destra lo scoglio, alto, nero, minaccioso. La grotta a metà altezza, buia, vuota. Lo stretto è stretto davvero, poche decine di metri tra i 2 scogli, pareti che sembrano chiudersi sopra la nave. Gli uomini remano, forte, i muscoli tesi, il respiro affannato. Guardano tutti a sinistra, al gorgo, al pericolo che possono vedere. Nessuno guarda a destra, tranne Odisseo. Lui è sulla tolda, le lance in mano, gli occhi fissi su quella grotta. Gli bruciano, sono stanchi, ma non distoglie lo sguardo. Deve vedere Scilla prima che colpisca, deve essere pronto, ma non vede niente. La nave avanza, metro dopo metro. I remi battono l'acqua. Il gorgo ruggisce alla loro sinistra, ma stanno passando, ce la stanno facendo. Forse Circe si sbagliava, forse Scilla non c'è, forse... Poi succede. Sei teste scendono dalla grotta come fulmini, lunghe, serpentine, bocche spalancate. Non c'è stato un rumore, non c'è stato un avviso, solo l'attacco. 6 bocche, 6 compagni, afferrati simultaneamente, strappati dai banchi, sollevati in aria. Odisseo vede tutto, vede le mani che cercano di aggrapparsi ai remi, vede i corpi che vengono tirati su, vede i volti, gli occhi spalancati, le bocche aperte e sente le urla. Gridano il suo nome, tendono le mani verso di lui, verso la nave, verso la salvezza che non arriverà. Lui è lì, a pochi metri, con le lance in mano, ma non può fare nulla. Le teste sono troppo veloci, troppo alte, troppo lontane. Solleva una lancia, vuole scagliarla, ma Scilla è già tornata nella grotta. I 6 compagni spariscono nell'ombra. Odisseo resta immobile, lancia in mano. Vede la scena come se fosse fuori dal proprio corpo. Come quando un pescatore su uno scoglio lancia la canna. L'esca cade in acqua. I piccoli pesci si avvicinano, abboccano. Il pescatore tira. Il pesce guizza fuori dall'acqua, luccica al sole. Poi viene gettato lontano, sulla roccia, dove si dimena ancora per qualche secondo prima di morire. Così è stato per i suoi compagni. Guizzavano nell'aria, lucenti al sole, ancora vivi, si dimenavano. Poi gettati contro le rocce della grotta e divorati. Odisseo alza la testa e per un attimo la vede. Scilla li sta mangiando davanti all'antro. Poi la perde, nascosta tra le rocce. Solo ombre che si muovono, suoni di mascelle, di ossa che si spezzano. Gli altri compagni remano. Non hanno visto. Erano tutti rivolti verso il gorgo. Il rumore è stato così potente che ha coperto le grida dei compagni sfortunati. Ma ora si voltano. Vedono i posti vuoti e capiscono. Per un attimo il tempo si ferma. Poi il gorgo soffia di nuovo e devono andare. Nessuno parla.
remano più forte, più veloce. Devono uscire da questo stretto maledetto. La nave corre, le pale battono l'acqua, schizzi bianchi, ritmo frenetico. Lo stretto si allarga, gli scogli si allontanano, il gorgo sparisce. Dietro di loro sono fuori, sono passati. Mare aperto, vento leggero, sole alto. La nave si dirige verso sud. Gli uomini remano, meccanicamente, sguardi vuoti, volti pallidi. Sul ponte c'è sangue, macchie scure, impronte, segni degli uomini strappati via. Odisseo è ancora sulla tolda. Le lance ai suoi piedi, inutili, 2 pezzi di legno con la punta di bronzo. Contro Scilla non sono niente. Guarda le sue mani, tremano leggermente. Ha ancora negli occhi i suoi compagni, sospesi in aria, che gridano il suo nome, che tendono le braccia, e lui lì, impotente. Chiude gli occhi. È la cosa più triste che ha visto, fra tutte quelle che ha sopportato, solcando le vie del mare. Peggio di Troia, peggio dell'Ade, peggio delle sirene. Perché lì, almeno, aveva una possibilità, qualcosa che lui poteva fare. Qui no. Qui ha potuto solo guardare. Nella sala di Alcino nessuno osa muoversi. Circe glielo aveva detto, racconta Odisseo. Era la scelta giusta, l'unica, e non poteva avvisarli. Se lo avesse fatto, avrebbero abbandonato i remi, si sarebbero nascosti, la nave avrebbe rallentato e Scilla avrebbe attaccato di nuovo, avrebbe preso altri 6 e altri 6 ancora, fino a che non fosse rimasto nessuno. Alcino si sporge in avanti. Gli chiede perché allora ha indossato l'armatura, perché ha preso le lance, credeva davvero di poter combattere. Odisseo sorride, un sorriso amaro, triste. Sì, credevo di poter fare qualcosa, credevo che se fossi stato pronto, se avessi visto arrivare l'attacco, forse avrei potuto fermarla. Scuote la testa. Scilla non è un nemico che puoi affrontare. Non è un guerriero, è una forza della natura, eterna, inespugnabile. Contro di lei le lance sono paglia. Rivive quei momenti. Gridavano il suo nome, tendevano le mani verso di lui, gli chiedevano aiuto. Era lì, a pochi metri, armato, e non ha potuto fare nulla. Si guarda le mani vuote. Poi aggiunge: Circe mi aveva detto di non armarmi, di non mostrarmi a lei, ma io ho disobbedito. Mi sono messo in vista sul ponte, armato, e Scilla ha colpito. Non so se l'ho provocata io. Non lo saprò mai, ma so che non ho ascoltato l'avvertimento. Lui sa cosa significa comandare davvero. Non è solo dare ordini, è scegliere chi vive e chi muore. È guardare negli occhi gli uomini che ti seguono e sapere che alcuni di loro non torneranno. 6 uomini, 6 compagni, morti perché lui ha scelto così. Avevo ragione, è stata la decisione giusta, ma questo non rende più facile portarne il peso. Scilla e Cariddi, 2 mostri, 2 ninfe trasformate, 2 punizioni divine diventate trappole mortali. Scilla era bellissima, una ninfa dagli occhi azzurri. Glauco, un dio marino, se ne innamora e per lei rifiuta l'amore di Circe. Questa, offesa, si vendica ma non su di lui, su di lei. Versa del veleno nell'acqua dove Scilla è solita prendere un bagno e si trasforma nel mostro mitico. 12 piedi senza forma, 6 colli lunghissimi, 6 teste orrende, in ogni bocca 3 file di denti, fitti, affilati, pieni di morte.
La sua voce è quella lamentosa di un cucciolo, dolce e inquietante. Il corpo è mostruoso, vive nella grotta, metà nascosta. Le teste escono solo per la caccia. Delfini, foche, mostri marini. E uomini, quando si azzardano a passare abbastanza vicini. Cariddi è diversa, una naiade, ninfa d'acqua dolce, famosa per la sua voracità. Ruba i buoi di Gerione e li divora. Zeus la punisce, la trasforma in un mostro simile ad una lampreda, bocca immensa e denti infiniti. 3 volte al giorno risucchia il mare, 3 volte lo rigetta. Nessuno può prevedere quando, nessuno può sfuggirle se è troppo vicino. E le 2 mortali figure sono poste una di fronte all'altra, nello stesso stretto, 2 scogli, 2 mostri, 2 morti certe. Nessuna nave può passare illesa. Per Odisseo non è mai stata una questione di bene o male, è tra male minore e male maggiore. Questo è il comando. Questo è guidare uomini. Non sempre puoi salvarli tutti. Odisseo ha attraversato lo stretto, ha perso 6 compagni. E porta quel peso ancora adesso, 8 anni dopo, nella sala di Alcino. Il viaggio non è finito, anzi, l'errore peggiore sta per accadere. A volte il pericolo più grande non viene da mostri o tempeste, viene dalla fame, dalla stanchezza, dalla disperazione e dalle scelte sbagliate fatte da uomini troppo stanchi per pensare. Fatti sentire. La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace su YouTube o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te, e lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura? Su TP puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.